Buona. 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 Bentornati nella soffitta, dove il fascino delle icone senza tempo ci trasporta in un'epoca in cui la bellezza e la sensualità erano al centro della scena. Oggi esploreremo un classico della commedia sexy all'italiana, L'infermiera di notte, il capolavoro del 1979, diretto da Mariano Laurenti. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i nostri prossimi viaggi nel mondo scintillante delle dive italiane. A presto, dottore. E porti con lei la bella nipotona. Arrivederla, signorona. Signorina. Sandy Melda delle Dolomiti. Facci venire 2 gengiviti, così io me la protoso tutta quanta della capo. L'infermiera di notte rappresenta una delle opere più emblematiche di Laurenti, regista che ha segnato la commedia sexy con il suo stile unico e il suo gusto per l'ironia piccante. Collaborando alla sceneggiatura insieme a Franco Mercuri, Laurenti crea una storia che si muove tra comicità e seduzione, con una trama irresistibile. Il protagonista maschile, Nicola Pischella, interpretato da Mario Carotenuto, è un anziano con il cuore debole, ma il fascino per le belle donne non è mai mancato. Per prendersi cura di lui, arriva in casa una giovane e sensuale infermiera, Angela Della Torre, interpretata dalla splendida Gloria Guida. E proprio da qui comincia il caos. Angela, con il suo fare innocente e irresistibile, trasforma l'intera abitazione in una giostra di sguardi e malintesi audaci, provocando reazioni esilaranti negli uomini di casa. Io morto, brutto sporcaccione che non sei altro. Ma non ti vergogna la tua età di insidiare una creatura così dolce, così pulita? Vabbè, se ti arrabbi così, me ne vedo. Ciao amore, ci vediamo dopo. Il cast femminile, oltre a Gloria Guida, include 2 altre icone di bellezza e sensualità, Paola Senatore e Francesca Romana Coluzzi. Paola Senatore, nota per il suo carisma e per la sua bellezza travolgente, regala una performance da ricordare, mentre Francesca Romana Coluzzi, con la sua fisicità imponente e il suo senso dell'umorismo, dona al film quel tocco di comicità esagerata che rende ancora più esilaranti le scene. Queste 3 attrici, ciascuna con il proprio stile e la propria allure, creano un mix di fascino femminile che è diventato iconico e che incarna perfettamente lo spirito della commedia sexy dell'epoca. Ma... dove vai? Zitta, che... Stavo andando a cercare le sigarette che non le trovo. Le cerchi in ginocchio. Uscito nel 1979, L'infermiera di notte rispecchia il periodo d'oro della commedia all'italiana. In quegli anni il pubblico amava le storie leggere, cariche di malizia, e Laurenti era uno dei registi che sapevano rispondere a questo desiderio, equilibrando erotismo e ironia senza mai cadere nel volgare. Il film si avvale di una colonna sonora composta da Gianni Ferrio, il cui ritmo incalzante e malizioso accompagna perfettamente le situazioni, aggiungendo un tocco in più alle scene più piccanti e giocose. Chissà perché correvano così tanto. Forse cercavano questo. La protagonista, Angela, è interpretata magistralmente da Gloria Guida, che in questo ruolo riesce a incarnare un'innocenza che si fonde perfettamente con un erotismo velato. Angela è la classica bellezza angelica che sconvolge gli uomini senza nemmeno rendersene conto. La sua sensualità è sottile, ma per questo ancora più travolgente. Gloria riesce a dare al personaggio un fascino unico, fatto di sguardi dolci e gesti semplici, che amplificano la sua bellezza naturale. Questa performance ha contribuito a consolidare la sua posizione di regina del genere sexy all'italiana e l'ha resa un'icona amata dal pubblico. Il film riscosse un grande successo nelle sale italiane, attirando una folla di spettatori che rimanevano incantati dalla bellezza delle protagoniste e dalle situazioni divertenti. Il pubblico apprezzava questo equilibrio tra la leggerezza della trama e il carisma del cast, un mix che rese L'infermiera di notte un classico del genere. Oltre alla sensualità delle protagoniste, infatti, il film è ricco di momenti comici e situazioni paradossali che mettono in luce le debolezze e le ossessioni dei personaggi maschili, con una critica velata alla mentalità dell'epoca. Per quanto riguarda la mia opinione personale, L'infermiera di notte non è solo una commedia sexy, è un pezzo di storia del cinema italiano, una finestra su un'epoca in cui le commedie non temevano di mostrare il fascino femminile in modo diretto, ma mai volgare.
La bellezza di Gloria Guida, unita al carisma di Paola Senatore e alla comicità dirompente di Francesca Romana Coluzzi, fa di questo film una gemma che ancora oggi risulta fresca e godibile. Ogni scena è un tributo all'arte della seduzione, ma anche alla capacità di fare ironia sulle debolezze maschili e sugli stereotipi dell'epoca. Rivedere oggi L'infermiera di notte significa immergersi in un'atmosfera senza tempo, dove la bellezza e il sorriso regnano sovrani. Concludiamo qui il nostro viaggio nella soffitta, ricordandovi che ci sono ancora tante storie e curiosità da scoprire. Se vi è piaciuto questo tuffo nel passato e volete continuare a esplorare il mondo delle icone sexy italiane, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. E come sempre, fateci sapere nei commenti quale attrice o film vi piacerebbe scoprire nella prossima puntata. Alla prossima avventura vintage!